pilgrimage to the Himalayas today. And it's all starting here in Italy with our feet on the ground. Buonasera a tutti quanti, benvenuti a questo pellegrinaggio. Questo pellegrinaggio comincerà qui dall'Italia, da Villa Govinda Ashram, e andremo a piedi sulle vette dell'Himalaya con Srila Madhusudan Maharaj. Intanto che aspettiamo che arrivano tutti, volevo solo fare un check, controlliamo se funziona l'audio, diteci se ci sentite bene, se ci vedete bene. Fate i pollicioni perché vi abbiamo messo muti, altrimenti poi perfetto. Ok, quindi l'audio è a posto. Bene, bene, bene. And you can see in Shanti Moi's window, you see one window says Shanti Moi, there you can see Shanti Moi, Devidasi, Munindra Mohan Prabhu and Madhurananda Prabhu and the deities. We are in the ashram in just outside, a little bit outside of Milan in northern Italy. Quindi nella finestra di Shanti Moi, se vedete Shanti Moi, potete vedere lei, volete vedere Munindra Mohan e Madhurananda, e stanno qui anche loro insieme a noi. Stiamo nel tempio di Villa Govinda Ashram, in provincia di Lecco, a Olgiate Molgora, vicino a Milano. E quindi nel retroscena, nel suo riquadro, potete vedere il nostro tempio, l'altare. All right, so guests and ashram members are joining together, and we are welcoming you all with our respect to our guests and our obeisances to the Vaisnavas. E quindi mano a mano che vi unite, offriamo a voi il nostro rispetto, vi diamo il benvenuto. A tutti voi, ai devoti e anche a tutti coloro che stanno appunto partecipando questa sera. Siamo qui, io sono Krishnakanta Devidasi, questa sera sono in veste di traduttrice di Srila Madhusudan Maharaj. Srila Madhusudan Maharaj, siamo molto felici, ormai è un residente di Villa Govinda. Per tantissimi anni, come avete forse visto nella sua breve bio, è nato in Africa e prima di incontrare il suo maestro spirituale organizzava safari in Africa e quindi diciamo che da qualche tempo in qua, dopo aver vissuto invece diciamo in pianta stabile a Navadvip, nel centro principale dove viveva anche il nostro maestro in India, è stato lì in India per 30 anni, ha vissuto servendo prima Srila Sridhar Maharaj, che è il fondatore di questa missione della Sri Chaitanya Saraswat Math, e poi ha servito Srila Govinda Maharaj, quindi sotto la loro guida è diventato un devoto esperto e adesso con la scomparsa di Srila Govinda Maharaj, che era anche il nostro maestro, appunto è tra i maestri nella nostra missione, tra le nostre guide. E quindi è già stato lui sull'Himalaya con diversi devoti e altre persone in questi luoghi dove andremo questa sera virtualmente, e quindi ci farà da guida e come vedete non è solo un viaggio sull'Himalaya, ma è un pellegrinaggio. Andremo a visitare dei luoghi sacri, cercare di capire appunto, di intraprendere un viaggio che è un viaggio della coscienza. Sempre il viaggio comunque, per chi ama viaggiare sa che quando si viaggia si scopre un po' di se stessi, quindi lo scopo del pellegrinaggio è quello di in realtà incontrare le persone sante, stare con le persone sante, interrogare queste anime illuminate che hanno realizzato verità profonde, quindi poter ricevere da loro questa conoscenza. Siamo quindi molto contenti di avere con noi Madhusudan Maharaj quest'oggi, che ci guiderà in questo viaggio. Molti grazie. Okay. Thank you very much. And can I just ask to Munindra Mohan Prabhu here, please send again the invitation to Keshavananda by Skype if you can. One of our pilgrim guests, he's in Salt Lake City but having a little difficulty joining us, but
Our team behind the camera will figure it out. Quindi oggi avremo anche un altro ospite speciale che è Shivananda, che si connette da Salt Lake City, nello Utah in America, e anche lui è stato uno di questi pellegrini che ha viaggiato con Maharaj, e quindi sarà nostro ospite questa sera, condividerà anche lui la sua esperienza con noi. Oh, it is recording already. Okay. Anche prima che mi dimentico, volevo solo annunciare che questo è, visto l'entusiasmo, è solo il primo di una serie. Quindi quest'oggi andiamo sull'Himalaya, ma il prossimo mercoledì andremo a Govardhan, che è un'altra montagna sacra. E poi ancora per qualche mercoledì continueremo questa serie di pellegrinaggi, quindi siete tutti benvenuti, potete venire a viaggiare insieme a noi. So, let us begin. Ok, quindi cominciamo. And any of you who've seen any report about mountaineers, even like regular people going to climb, for instance, Mount Everest, you will see that they all faithfully are making some prayers before they begin their journey, along with the Sherpas and the porters, etc. E se avete mai visto dei veri montanari, qualunque tipo di montanaro in India, prima di intraprendere qualunque viaggio, qualunque scalata sulla montagna, offrono le loro preghiere insieme agli Sherpa, ai portantini che li accompagnano. And I don't think there's a single mountaineer who will go to climb Mount Everest who will disregard the worship that is done generally by the Buddhist monks before they go up onto the temple, up onto the mountain. Non credo che ci sia nessun montanaro che abbia mai scalato l'Himalaya senza portare rispetto comunque a queste preghiere che vengono offerte appunto prima di intraprendere questo cammino sulle vette dell'Himalaya. So as we are starting our pilgrimage today, we are going to also make some what are known as Vaisnava invocation, Vandana, in a short way. E quindi anche noi, prima di cominciare questo pellegrinaggio, questa scalata dell'Himalaya, offriremo delle preghiere Vaishnava. And those of you who know, please keep your microphones off, but please join us. We're going to do mini Vandana, which is Om Gyan, Vanchakalpa, Namo Maha, Bhagavad Bhaktita Savam, Panchatattva Mahamantra, and Hare Krishna Mahamantra. Chiediamo a tutti gentilmente di tenere il microfono spento, altrimenti interferisce con tutti gli altri. Quindi adesso andiamo a cantare queste invocazioni, queste preghiere. Slowly together. Per chi le conosce, lentamente insieme. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvije Namaha. Bhagavad Bhaktita Sarvam Ityutsrijya Vidher Api Kainkaryam Krishna Padaika Ashrayatvam Sharanagatihi. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Sri Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, so with obeisances to the devotees and a welcome to all the guests, everything starts from our service to Guru and the Lord. Ogni cosa, allora innanzitutto i miei omaggi ai devoti e benvenuto a tutti. Ogni cosa comincia con i nostri omaggi al Signore come servizio a Dio. So we are going to start at
the real base camp, which is Sri Chaitanya Saraswat Math. E quindi cominciamo il nostro viaggio dal nostro campo base, che è la Sri Chaitanya Saraswat Math, che si trova in India, a Navadvip, sulle sponde del Gange. On the banks of the Ganges, which flows down from the Himalayas across the northern India, and this is where the Ganges reaches its maturity shortly before entering the ocean. E quindi appunto si trova questo tempio sulle sponde del Gange, e il Gange origina appunto sull'Himalaya, poi scorre giù e raggiunge la sua maturità qui a Navadvip, dove diciamo è il luogo dove sfocia nel mare poi. And here is another picture with Govinda Kund, the temple on the left, and various buildings for the pilgrims. This is our starting place. E questo sempre nel nostro tempio Navadvip, potete vedere questo lago, questo Kunda con un tempio al suo interno e anche gli altri edifici che sono appunto le guest house per i pellegrini e il tempio sulla sinistra. And we are all under the shelter of His Divine Grace, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, the Guru, the Master, the Guide for us all. E quindi il nostro rifugio, siamo tutti sotto al riparo del nostro Maestro, che è Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, che appunto ci guida e ci protegge tutti nel nostro viaggio spirituale. And this pilgrimage to Muktinath is fully inspired by Srila Govinda Maharaj, who led many pilgrimages in the Himalayas and throughout India. E questo viaggio, questo pellegrinaggio a Muktinath è appunto ispirato assolutamente da Srila Govinda Maharaj, il quale lui stesso guidò diversi pellegrinaggi sull'Himalaya e in diverse parti dell'India. And he's doing all this in service of his Divine Master and our Divine Master, His Divine Grace, Srila Bhakti Rakok Sridhar Dev Goswami Maharaj, the founder, acharya of this temple of Chaitanya Saraswat Math. E tutti questi pellegrinaggi che Srila Govinda Maharaj organizzò erano per servire la missione del suo maestro, il suo maestro spirituale, che è Srila Bhakti Rakok Dev Goswami Maharaj, che è anche il fondatore della Sri Chaitanya Saraswat Math e di cui Villa Govinda Ashram è un piccolo centro And in Italia. this particular pilgrimage we're making today, I first made in 1982, directly under the instruction of Srila Sridhar Maharaj, who called for me. I was living in the ashram or staying in the ashram, and with some service, he sent me to Muktinath, where we are going to go to today. E il mio primo pellegrinaggio in questo luogo dove andiamo oggi, a Muktinath, appunto fu dato come servizio da Srila Sridhar Maharaj. Mi chiamò e mi disse di andare in questo luogo con un compito particolare, ed era il 1982. So this is Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj, the dearmost disciple and successor of Srila Sridhar Maharaj. E quindi qui vi stiamo introducendo i nostri maestri spirituali. E qui, nella foto qui vedete Srila Govinda Maharaj, che era il più caro discepolo e successore di Srila Sridhar Maharaj. All right, so taking their permission, asking their blessing, we are going to start our journey. E quindi prendendo le loro benedizioni e il loro permesso, chiedendo il loro permesso, iniziamo il nostro viaggio. And also introducing you to Srila Sridhar Maharaj's master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, whose line we are in, whose spiritual line we are in, great master of India. E quindi qui c'è anche l'immagine, il dipinto che rappresenta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, che era il guru dei guru. All right, and here, just so you can see, in the center of this picture is Srila Sridhar Maharaj, high up in the Himalayas, outside Vyasadev, Veda Vyasi's cave. E in questa foto veramente d'epoca potete vedere al centro Srila Sridhar Maharaj, appunto sull'Himalaya, ed è esattamente davanti alla caverna di Veda Vyasi, il compilatore dei Veda, le scritture vediche. Maybe one or two of you cannot read Bengali. I will read the sign for you. It says Sri Chaitanya Saraswat Math. It's our mat pilgrimage.
E per chi di voi non legge il bengalese, lo leggo io per voi, in questa banner c'è scritto Sri Chaitanya Saraswat Math, quindi era il pellegrinaggio della nostra missione ai tempi di Srila Maharaj. All right. So this, okay, this, on the right side of this map is where that last picture was taken. In red is written Badrinath. So actually that picture of Srila Maharaj was taken in the Indian section of the Himalaya at a place called Badrinath. Quindi la foto che avete visto prima è stata appunto scattata in questo luogo, vedete nella mappa sulla destra, credo, Badrinath, scritto in rosso. Questa caverna si trova appunto sul lato indiano dell'Himalaya. But today we are going to go into Nepal, and this orange section almost in the center of the screen, then this is the area we're going to go to Muktinath in slightly west of central Nepal. Ma oggi appunto il nostro pellegrinaggio invece andremo a Muktinath, questa zona arancione che vedete qui nella mappa, che è nel Tibet. And here is an overall map. You can see Kathmandu to Pokhara, and it's showing an aeroplane from Pokhara to Jomsom, but we are going to go by foot. In questa immagine vedete un aeroplano che va da dove? Da Pokhara, da Kathmandu a Pokhara e da Pokhara a Well, it says Jomsom. In ogni caso, vedete un aeroplano, ma noi invece andremo a piedi. So there is Pokhara, where it's showing a plane, but we went by bus. We can also see a man. Oh, we can also see a man walking, right? Vediamo anche un omino che cammina, quello siamo noi. Okay, so this is the map, just to put into a little bit of an idea where we're going to. And now let us get the printed map and let us figure out how to do this pilgrimage. So, quindi adesso invece tiriamo fuori la nostra cartina e cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. So here is yours truly, along with actually our guide who did this same trip the year before. His name is Sachinandan Prabhu from Canada. E quindi la nostra guida qui che vedete nella foto è Sachinandan, che aveva fatto questo viaggio l'anno prima e quindi ci ha poi guidato in questo. Okay, now this is actually, I'll just show one or two pictures. This is Pokhara, which is like the very base from where we're actually starting in Nepal, with the mountains behind, lake in the front, and the town is just out of sight maybe. E quindi vi faccio vedere giusto qualche immagine. Questa è appunto Pokhara, da dove siamo partiti, da dove partiamo, e vedete le montagne, il lago e poi il villaggio lì vicino. And that's where we are going, to the left side of the screen, the mountains that are there. E qui è il punto dove andiamo, su quelle montagne che vedete a sinistra nello schermo. All right, so this is the beginning. This is our group, along with one other lady, Anandamoy Devidasi, who's taking the photograph. She's going to be actually going by road in support as a backup team, if you like. She's going to be going up by Land Rover on a road, on a rough new road. E quindi questo è il gruppo che appunto si cammina. Ci sono ovviamente, vedete Maharaj sulla destra, e poi c'è un'altra ragazza che è la fotografa e che invece assiste il gruppo da una macchina, quindi prende un percorso, una strada. And just center and behind is Keshwananda Prabhu, and we'll hear some words from him shortly. He has successfully joined into our Zoom, I see. E quindi in mezzo, dietro, vedete che Shivananda Prabhu, che è qui con noi stasera, e dopo interverrà, anche lui dirà qualcosa. All right. So now what I would like to do is just to spend a few minutes to explain the pilgrimage, the foundation of it. You see, we've now come to the base. We've all come together in Pokhara. And in Pokhara, then we have drawn out our plan for the journey and the purpose, the mood of our journey. E quindi in Pokhara abbiamo deciso la nostra destinazione, ma non solo quello, anche abbiamo stabilito
diciamo il mood, il sentimento con cui viaggiare, l'ispirazione che è dietro questo pellegrinaggio. And this journey is not a tourist trek. From the beginning, we are making this clear to each other, and for those even before joining now, we've made it clear. This is not a tourist trek. We want to get into the mood of the sadhus, the saintly persons who've made this journey by foot in the past. E quindi da subito, così come con voi adesso, ci siamo tutti guardati in faccia e abbiamo messo in chiaro che quello non era, questo che stiamo per fare non è un viaggio turistico, ma appunto ci siamo messi nello spirito di voler ripercorrere le orme dei santi, di quelle grandi personalità sante che hanno intrapreso questo pellegrinaggio appunto verso le vette dell'Himalaya, lungo questi fiumi sacri, quindi con questo sentimento di compiere appunto un percorso spirituale. Anybody who's gone to India knows, basically the traditional places that people go to for holidays are holy places. This is the tradition in India. Per chi di voi è stato in India sa che i luoghi dove in genere gli indiani vanno, in inglese rende perché holiday, in vacanza, appunto la parola stessa holiday, le loro vacanze le spendono in holy place, nei luoghi sacri, vanno in luoghi sacri. And so where our destination is a holy place called Muktinath. It's the temple of the giver of liberation, Muktinath, the Lord of liberation. E quindi la nostra destinazione di oggi è appunto Muktinath, dove c'è il tempio appunto questo tempio Muktinath, dove c'è il Signore, colui che dà la liberazione, Mukti, il Signore della liberazione. And for much of the journey we will be following a holy river, which also has many auspicious attributes called the Kali Gandaki. E anche lungo la via seguiremo questo fiume sacro appunto che si chiama Kali Gandaki. And in the ancient scriptures there are descriptions of great sadhus who've had their ashrams along the banks of this river. E nelle antiche scritture vengono descritte queste persone sante che avevano il loro ashram, la loro residenza lungo le sponde di questi fiumi sacri. Including Bharat Maharaj, after whom actually the whole of the planet was at one time known as Bharat Varsha. He was the ruler of the whole planet. E incluso tra queste persone era anche Bharat Maharaj. Maharaj significa re. E nelle scritture appunto viene descritto una volta l'intero pianeta Terra si chiamava Bharat Varsha, perché appunto era governato interamente da Bharat, era l'imperatore. And over the course of many hundreds and thousands, and actually course of Vedic history, which actually covers millions of years, then this route that we are taking today has been taken by many sadhus, many holy persons. So we are following in their footsteps, and we are going to try to capture the mood of pilgrimage rather than just trekking. E quindi nel corso di millenni, appunto, questo sentiero che noi abbiamo percorso è stato, e che percorriamo stasera, è stato appunto percorso da tantissime personalità, sadhu, santi, e quindi quello che ci interessa è cogliere appunto lo spirito di questo camminare, di questo percorso, di questo pellegrinaggio, non tanto farlo come un trekking. All right, so while we start giving some description about the spiritual aspect of the journey, we will start the journey. So we're starting clearly in like lower land, and then we will go gradually up and up and up and up. And we'll start a slideshow as we're talking. So we won't be giving specific description of each slide, but this will be running
in the background. E quindi mentre parliamo, mentre procediamo nel nostro cammino, vi facciamo anche vedere uno slideshow. Non è che daremo una spiegazione di ogni immagine, però in modo che possiate vedere appunto questo percorso. So, well, I can give an introduction to this first slide. It is our almost 80-year-old participant, and I can share a few of his reflections as we continue along the journey. And his name is Vijay Prabhu from St. Petersburg in Russia. Posso dare però dire due parole su questa immagine che vedete ora, perché la persona qui che vedete qui è Vijay Prabhu e viene dalla Russia ed è more than 80 years old. No, he's actually 79, 79 anni. But Vedic calculation, he's in his 80th year, so they consider 80 years. Secondo il calcolo vedico è nei suoi 80, quindi. All right. So viene da San Pietroburgo. So bit by bit, we'll continue up. And so you can see some pictures while I'm talking. So obviously in the lower part, T-shirts, people are warm, lots of greenery. We're starting our pilgrimage, and now we'll give a little background story, if you like. E quindi mentre parlo appunto potete vedere, appunto cominciamo ovviamente dalla parte più bassa, approcciare la nostra scalata, e quindi siamo tutti in maglietta, è caldo, e nel frattempo che faccio vedere le immagini vi racconto. Now, first of all, I can mention that from my first time of going, which was 1982, that reason was to take to Muktinath some holy stones called shalagram shilas. Posso dirvi che appunto il mio primo viaggio, pellegrinaggio a Muktinath, appunto lo scopo per cui fui mandato da Guru Maharaj era per riportare in questo fiume delle pietre speciali, delle shalagram shila. And for the devotees amongst us, you have likely heard of shalagram shila. They are a form manifest in this world of Narayan, Vishnu. E queste pietre appunto sono la manifestazione in questa forma di Narayana, Vishnu. Per i devoti che sono presenti stasera appunto sono familiari con questo. La Shalagram Shila è una manifestazione di Vishnu, di Narayana. And these Shalagram Shilas need strict worship with much cleanliness, with much punctuality, with accurate pronunciation of mantras, etc. E questa forma divina, questa forma di Vishnu in forma di pietra, queste pietre nere, richiedono un'attentissima adorazione che deve essere puntuale, precisa, richiede degli standard di pulizia anche molto elevati, brahminici. But devotees, they had been more or less, you can say, collecting them. They'd collected, actually, there were 25 were gathered from some Western devotees who were there. And Srila Sri Maharaj said that it is not for us to worship because we are not able to do accurately such worship. And Guru Maharaj described the Shalagram Shila as quite a demanding master. E quindi cos'era successo? Che diversi devoti occidentali avevano un po' così raccolto queste pietre durante i loro viaggi e le avevano poi lasciate lì nel nostro tempio a Navadvip. Ma Guru Maharaj appunto disse che questa divinità in questa forma è molto, richiede molto. E quindi appunto mi aveva chiesto, dice non siamo qualificati per adorare Vishnu in questa forma, e quindi mi aveva chiesto di riportarle da dove appunto erano state prese in questo fiume sacro. And so Guru Maharaj said, how will we find 25 qualified persons? Therefore it is better that these Shalagram Shilas will be returned to their home, Muktinath, the place where they manifest into the river. They manifest there. We can mention that presently.
E quindi appunto Guru Maharaj disse: come facciamo a trovare 25 persone qualificate per adorare questa divinità, queste divinità? E quindi mi chiese, appunto mi disse: non è possibile per noi, ti chiedo per favore riportale a casa loro. E casa loro è appunto questo fiume Gandaki che sgorga a Muktinath. And one of the qualities of this place, Muktinath, that we are making the pilgrimage to, is that it is a place where Narayan manifests as Shalagram Shiva. E appunto una delle caratteristiche di questo posto, Muktinath, che è appunto il luogo dove Narayana si manifesta, Vishnu, Dio, si manifesta in questa forma, come Shila, come pietra. Maharaj, maybe sometimes you can also show yourself so they... Show myself? Yeah, so they... No? Okay, sorry. Now you can see us too, but all is good. So while we've been talking and showing the slides, you can understand that we've gained some height, and actually we gained height to a place called Gorapani that you saw the like gateway into. And now it looks like we've lost height, and you're quite right, because the path goes up, and then, unfortunately for us, the path goes very steeply down again. Yeah. And so it's not only uphill on the way to this pilgrimage place. E quindi, appunto, nelle immagini che avete visto, andavamo sempre in alto. Adesso invece di nuovo il sentiero scende, c'è la discesa, non è sempre non si sale sempre costantemente, ma sfortunatamente si deve scendere e poi di nuovo risalire. Quindi questo è il percorso. And so there are a lot of steps between Pokhara and Muktinath. I mean, steps of walking, I mean. So really, we also have to try to do what it tells in the scripture, that at every step we should chant the holy names of Krishna. Ci sono tantissimi passi proprio tra Pokhara e Muktinath, e quindi è bene seguire i consigli delle scritture e ad ogni passo cantare i santi nomi di Krishna, di Dio. And why we chose this pilgrimage, in fact, is because now, over the last 30 plus years, roads have arrived in the Himalaya. Maybe not good roads, but roads have been carved into the mountains, which now link from the civilization, if you like, to Muktinath. And in India, the Chardam of Jamunotri, Gangotri, Kedarnath, and Badrinath. Now roads go to all of these places too. But to Muktinath, there is still this original route that the sadhus took, the walking route. E la ragione per cui abbiamo scelto di andare a Muktinath è perché oggi, negli ultimi 30 anni, diciamo, tutti gli altri luoghi sacri di pellegrinaggio sull'Himalaya sono purtroppo stati raggiunti dalle strade, magari non strade molto belle, però ci sono strade, quindi sono trafficate, ci sono macchine, camion che vanno, bus. E questo invece è l'unico pellegrinaggio, l'unico sentiero che è ancora percorribile a piedi, il sentiero originario, quindi c'è anche la strada che va, però c'è ancora il sentiero antico che si può percorrere a piedi, mentre invece se vuoi andare a piedi negli altri luoghi ti ritrovi le macchine che ti travolgono sulla strada. And by the way, on the way there, you see we are gaining height, and sometimes it's very barren. And then just by like an amazing, like, I don't know what it was, a manifestation, we come around a corner and suddenly, we're in a forest, the climate changes. So there's variety on the way up also. E quindi lungo il percorso troviamo anche molta varietà, a un certo punto ti trovi in una foresta e anche cambiamenti del clima, ci sono diverse situazioni climatiche in diversi luoghi e a volte si apre, si spalanca lo scenario su visioni meravigliose. And
This is a lady who clearly lives up there, and this is mint, like a mint tea just taken from what's growing there beside her house. Questa signora che palesemente vive lì e ci sta offrendo un tè alla menta con delle erbe raccolte lì sul luogo. But then, quite by surprise, what does she do? She pulls out a cigarette and starts smoking. E poi ci sorprende tutti tirando fuori una sigaretta, iniziando a fumare. So lots of things surprise us. And by the way, on the trek up, we are staying in the night times, in the evening times, in lodges or tea houses, like very simple places where they serve food and where you get just very simple accommodation. So we're naturally mixing with the people. E quindi nel nostro pellegrinaggio la sera, how many days? 10 days? We went 9 days. 9 giorni, Yeah. no? Quindi la notte ci fermavamo in luoghi dei ripari, dei rifugi, dove c'erano ovviamente delle accomodazioni molto molto rustiche, molto semplici, ci davano anche da mangiare e quindi naturalmente ci mescolavamo con le persone del luogo. But we went 9 days, but we admit we had 1 day rest in the middle, and it did us all a lot of good. Ci abbiamo messo 9 giorni, ma confesso che un giorno nel mezzo ce lo siamo presi di riposo e in effetti ne avevamo bisogno e ci voleva proprio. And I would just like to say too that this picture here is like a modern steel rope bridge. When I went in 1982, the bridges were very rickety and not made of steel rope. I don't know what they were made of, or maybe... Wood and Anyway, whatever bridges were there were quite rough. So these are some new bridges on the way up. Dice che questo ponte appunto di d'acciaio, di fili d'acciaio, quando lui è andato nell'82 non c'erano questi generi di ponti, erano anzi molto barcollanti, dei ponti di legno, corde, non sa bene di che cosa. And here we are inside one of these tea houses, and because everything's developed over the years, and these tea houses have a little comfort to them, but they're still quite cold. E questa è una delle, appunto, queste tea house, questi rifugi dove abbiamo soggiornato, che appunto con lo sviluppo, diciamo, sono diventati un po' più confortevoli, anche se sono comunque molto, molto rustici. And one part of our journey, that from the very beginning we said that all of our food, we are all vegetarian naturally. Actually, we find out from the locals that it's only in the last several decades that the population has come to eat meat. They were all vegetarian before. And then, unfortunately, the influence of the West has come to India, come to Nepal, come to Thailand, Cambodia, and lots of places which we've been to that used to be vegetarian. Even Japan was vegetarian up until 100 and something years ago. E quindi ovviamente noi siamo tutti vegetariani, e sempre prendevamo cibo vegetariano e stando con loro ci hanno raccontato che fino a poche decadi fa tutti comunque erano vegetariani in Oriente, in India, e il Maharaj dice anche in Giappone fino a circa un secolo fa erano appunto anche lì tutti vegetariani, e solo appunto con l'influenza dell'Occidente in India e in altri luoghi che hanno da qualche decade iniziato a mangiare carne, ma prima non era così. But one of the things we said was that every evening we will have an evening program, and every day we will be trying to chant the names of God. Ma il nostro programma, appunto, cercavamo ogni sera di fare un programma spirituale, del kirtan, cantare lungo la via tutto il giorno, di cantare appunto il Mahamantra. And this was on our day off, our rest day. They borrowed from the guest house a plastic bucket that you see they now have there because there is a road. This is the Russians, and they've taken water from this is the Kali Gandaki, the holy river, and they've taken this water and now taking a holy bath. E questo in perfetto stile russo, ruschi ovviamente. Questo è Vijaya Man, questo devoto 79 anni, un grande yogi anche,
che appunto hanno preso un secchio d'acqua dal fiume Gandaki, gelida ovviamente, e fatto la doccia nel loro giorno di riposo. And this is Kali Gandaki, and in this river, though originating from Muktinath, come those Shalagram Shilas that we mentioned. And for the devotees who know about Tulasi Devi, then in the scripture in some places it says that this river is the Tulasi Devi in liquid form coming to bathe the Shalagram Shilas. E quindi questo fiume è appunto Kali Gandaki, dove si trovano queste pietre sacre, queste Salagram Shila. E nelle scritture, per chi è familiare con queste cose, che conosce Tulasi, la pianta sacra di Tulasi Devi che abbiamo qua, si dice che questo fiume è Tulasi in forma liquida che viene appunto ad abbracciare queste Salagram Shila, questa forma di Narayana. Quindi And there used to be the ashrams of the sages in various places along this river, as we mentioned, along the banks of this river. E come abbiamo menzionato prima, lungo le sponde di questo fiume c'erano nel tempo diversi ashram di vari saggi, rishi, yogi. All right, we're getting closer. Okay, you can feel the air that is getting closer. Potete sentire anche l'aria fredda che ci stiamo avvicinando. L'aria si è raffreddata, nuvole, clouds. And this is, by the way, this pilgrimage we made it in like February, March, actually March. And so it's just before the rains come, and it's the best time to go. Not too cold and not too wet. In questo pellegrinaggio l'abbiamo fatto a marzo e quindi è il momento migliore perché non è troppo freddo, non è troppo caldo prima che inizino le piogge, quindi. And an interesting ladder, just as you see, it's made out of one piece of tree trunk. Questa scala è fatta di un pezzo di tronco d'albero. Oh, I got tied up in wires here, sorry. Scusatemi, si è ingarbugliato nei fili dei microfoni. And so this is a village we're going through. You see, electricity has come. Already electricity is there. With the road, electricity has come. When we were there was no electricity, there was no road access. Everything went up by donkey, by mule, by hand, by porter, on their heads with their baskets. E come vedete, insieme alla strada è arrivata anche l'elettricità. Quando io invece andai nell'82 non c'erano queste strade, non c'era l'elettricità, tutto veniva portato su appunto coi muli, coi portantini, sherpa. So we'll go through. Prayer wheels are very common. Everybody respects God. They know we must have His protection. And most, they know this Hare Krishna Maha Mantra and are very happy to sing with us. They know the Maha Mantra, the great mantra of the Lord's names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quindi come avete visto prima nelle immagini di prima c'erano le preghiere che vengono date al vento, no? Che ruotano, queste preghiere buddiste. Ecco qua ancora. Tutti conoscono anche, sono molto rispettosi, quindi tutti sanno che abbiamo bisogno della protezione di Dio. Tutti erano molto felici di incontrarci, di cantare con noi il Mahamantra, Hare Krishna. And here is Keshavananda Prabhu nearest the camera with the blue jacket. So Keshavananda Prabhu, you are with us, and I don't know if you're able to unmute your microphone. Munindra Prabhu, you can check he can unmute his microphone. Yes, Maharaj, can you hear me? Okay, perfect. So Munindra Prabhu, you can take us from here for a while. They've been hearing about, oh look, there's Sri Devidasi behind. We've got devotees all around, Maharaj. You've got devotees all around. Oh, Haribol, Dandavad. This is Salt Lake City, which incidentally is right beside the mountains too. It was the place of the Winter Olympics one year, and is a great reminder of the Himalayas. So Keshavananda, take us
for a little while, because actually our time is running along and we want to also reach Muktinath. So I'll keep moving some slides and you can, oh, but we need Italian translation, don't forget. Yes, quindi adesso appunto c'è Keshavananda Prabhu da Salt Lake, che anche questo luogo si trova appunto tra le montagne, bellissime montagne, ci sono state anche le Olimpiadi. So, don't forget I have to translate. Yes. Okay. So, yes, there's a few things that Maharaj is reminding me of as we're hearing from him, especially in connection to the Hare Krishna Maha Mantra. E molte cose che Maharaj mi ha ricordato, mi ha fatto ricordare, specialmente in connessione con il Mahamantra Hare Krishna. Which is what the sadhus do. They remind us of the Hare Krishna Maha Mantra. Questo è quello che fanno i sadhu, le persone sante, ci ricordano dei mantra, del Mahamantra Hare Krishna. We know that wherever we've been hearing, wherever Mahaprabhu is wandering in the Holy Land of India, you know where he's been because all the local people or the people he passed on the way are all chanting Hare Krishna. Mi è venuto in mente che appunto quando Chaitanya Mahaprabhu, questo avatar divino, faceva compiere i suoi pellegrinaggi in tutta l'India, si sapeva che si riusciva a capire che era da dove fosse passato perché tutte le persone in quel posto cantavano il Mahamantra Hare Krishna. So similarly, when you're walking up a mountain, you're not all staying in a little group. You find your own pace and you kind of, you know, spread out a little bit up the path. E quindi quando si viaggia in gruppo, in montagna, non siamo sempre vicini, tutti insieme, no? Ma ognuno trova il proprio ritmo, quindi ogni tanto ci si allontana un po'. So sometimes you would come to a village and there's a trail going this way and a trail going that way. E quindi qualche volta capitava di arrivare in un villaggio dove c'era un sentiero che andava da una parte e un sentiero che andava da un'altra parte. And And then you'd see a little old lady sitting outside her house scrubbing a pot going, Hare Krishna, Hare Krishna. And you know, they came this way. E quindi lì trovi, c'è una signora, magari una vecchia signora fuori dalla porta che canta Hare Krishna, e allora sai che sono passati da questa parte e quindi sai dove procedere. So it was really wonderful. Now it's getting colder, we're getting some height, the trees have been left behind. And as Maharaj was saying, you know, in literature and many places that life is often compared to a journey. E come Maharaj diceva, molto spesso la vita, nelle scritture la vita viene paragonata a un viaggio. And really it was phenomenal. As Maharaj was saying, 1 minute you can be walking through a forest with soft leaves underneath and sunshine coming through the trees. And you go round a spur of the mountain, you go around a corner and there's icy wind cutting into you and rain and there's not a tree in sight and you have to keep walking. Come diceva Maharaj, a volte ci ritrovavamo a camminare nelle foreste con le foglie soffici sotto i nostri piedi e poi all'improvviso prendevamo una svolta, un valico e ci trovavamo invece con la roccia nuda, il vento contro, senza nessun riparo, il freddo, il gelo. You come to a village and the dogs are barking. The dogs are barking. Some villages, the dogs very friendly. Some dogs like to bark. That's their duty. But we just carry on. And I think the Arabs say that the dogs may bark, but the caravan continues. E quindi in alcuni villaggi c'erano cani che abbaiavano, da qualche parte erano amichevoli, però il loro lavoro, il loro duty, il loro mestiere è quello di abbaiare. Però in ogni caso noi procedevamo, insomma, i cani possono anche abbaiare, ma la carovana deve proseguire. you can say something about this day, Keshavananda Prabhu, too. This Okay. day is It's when we're going to go to the pass, the last pass. okay, yes. Questo è So l'ultimo now you passo. can see
the landscape is something different. The trees are left behind. We're going up to the highest part of our journey before we actually come down into Muktinath. Questo è l'ultimo passo, quindi l'ultimo passo, e quindi il paesaggio, come potete vedere, è incredibile. E quindi si sale prima poi di scendere verso Muktinath. And it's like it's one foot in front of the other, in front of the other. Hare Krishna, Hare exactly. Krishna. Hare Krishna, and try not to fall off a cliff. Ed è un passo dietro l'altro, lentamente, facendo attenzione a non cadere giù dal dirupo. And really, you know, you're there with the external environment, and then you've got your internal processes going as you're walking. And these are the kind of things we're thinking, how this is like life. This is what I have to do in my life. Keep following this path through the many twists and turns, and don't let go, and follow in the footsteps of the sadhus. E quindi ti ritrovi lì a camminare circondato da questo ambiente esterno a te, ma anche dovendoti confrontare con il tuo ambiente interiore. Quindi ti ritrovi a pensare appunto come il viaggio della vita, no? Sì, io devo proseguire per questa strada, questo è il sentiero che devo seguire, seguendo le orme dei santi, della mia guida. Non importa i giri, la piega che prende, diciamo, il viaggio, io devo continuare a marciare. And now we've got some extra push now, because we're coming closer to our destination. E adesso ci avviciniamo alla destinazione, quindi dobbiamo insomma darci un po' una mossa. And we're thinking how it must have been for the Gopal Bhatta Goswami and the great our great and wonderful gurus to come here all that time ago in their simple cloth and shoes or no shoes, walk these same trails in these mountains to this holy place. Well, I wore a dhoti and you wore flip-flops. E quindi lungo questo sentiero, appunto, ovviamente il nostro pensiero andava anche ai nostri guru, a Gopal Bhatta Goswami, queste grandi personalità sante che hanno percorso questi sentieri, magari con abiti, addosso un pezzo di stoffa, o a piedi magari anche nudi, senza scarpe. Madhusudan Maharaj dice: tu in effetti indossavi le flip-flop e io un dhoti, un pezzo di stoffa, perché appunto Here is the evidence. Questa è l'evidenza, le scarpe di Keshavananda per scalare l'Himalaya. Because his feet were too big for the boots that we could find in Pokhara. Perché i suoi piedi erano troppo grandi e le scarpe che aveva noleggiato a Pokhara, dopo tipo la prima mezz'ora se le era dovute togliere. E ha proseguito con le ciabattine di plastica da doccia. Looking at the group, actually, you could immediately tell that this was not like a hiking party out on a trail. This was Sri Chaitanya Saraswat Math. E se appunto osservate il gruppo di persone, il nostro gruppo, potete subito capire che non era un gruppo di alpinisti professionisti, ma... So here we're looking down towards Muktinath now. We're going to descend, but we'll still have to go up again some more, but now we're going to descend. E adesso da qui vedete in fondo c'è Muktinath e dobbiamo salire ancora un po' e poi scendere. And the highest point, this was the highest point, wasn't it? Just before this, I think 4,300 meters, something like that. Penso che qui sia 4.300 metri, il punto più alto del passo. And this is actually a 180-degree panorama, but how well it shows, I am not so sure. Questa è una foto panoramica a 360, non so quanto possiate vedere nel vostro schermo.
Hare Krishna, there, triumphant. Eccoci qua, trionfanti. Yes, Keish. Cannot hear. Yes, so this was a little pausing point before we head down into Muktinath, because remember there's a road goes to Muktinath on the other side of the river. So we know when we arrive in Muktinath, it will be a whole different kind of energy. Lots of people there who've come on the boat, lots of pilgrims who've come up the road. So this was our little gathering ourselves together time amongst the roof of the world. These peaks are 7,500, 7,800 meters. They're huge. Meters. E niente, questo è un momento in cui ci siamo fermati un attimo a meravigliarci del luogo dove eravamo. Queste montagne sono 7.000 e rotti metri e siamo sul tetto del mondo ed è veramente meraviglioso. Ci siamo fermati un attimo in contemplazione prima di scendere a Muktinath, dove sapevamo che siccome ci arriva la strada dall'altra parte del fiume sarebbe stato pieno di gente. But we're excited too, because we're going to come before the Lord in Muktinath. And here we are at the simple, Himalayan style temple, this temple of Muktinath. E quindi eravamo allo stesso tempo però anche molto appunto eccitati del fatto di arrivare a Muktinath, dove ci saremmo andati davanti alle divinità. Questo è il tempio che vedete, molto semplice in stile himalayano. Vijayaraman. So this is actually our destination. We've reached the destination here. And at this point, then at this place, all of the elements, earth, water, fire, air, ether, and the Lord himself all manifest here. And the Lord is manifesting in the form of the Shalagram Shila, and the fire is coming out of the earth, the water is coming out of the earth. There's a temple of the fire coming out of the earth, various things. Out of the earth. Yes. E in questo luogo davvero speciale gli elementi della natura si manifestano, così come anche la forma di Vishnu, di Narayana, nella forma di pietra. Tutti gli elementi, il fuoco viene fuori dalla terra, l'acqua, la forma di Gandaki River, del fiume Gandaki, l'aria, l'etere, tutti gli elementi sono manifestati. Keshavananru. I'm just looking at this wonderful picture. So yeah, and Shileka was just saying that and all these elements that are appearing for the service of the Lord. Shileka ricordava che tutti questi elementi della natura che appunto qui appaiono, si manifestano, appaiono per il servizio del divino, di Dio. And in this last part you can see the village is there, which, as Keshavananru mentioned, there's a road which we are not walking on the road, we are taking the path, but we've now joined to the village where there is a road. And from the village, they're able to come by horse. So there's a horse ride from there. E qui appunto siamo nel villaggio, abbiamo raggiunto il villaggio che è appunto raggiungibile anche per la strada e ci sono anche dei tour che vengono fatti con i cavalli, anche riescono ad arrivare fino a... And these are many Shalagram Shilas, all worshipped in a temple there. E qui in questa immagine potete vedere sul fondo questo altare con molte di queste Salagram Shila, di queste pietre che vengono adorate in questa forma di Vishnu Narayana. And the priests were very happy when especially they heard that we'd walked, because everybody they now, because of the road, basically. So the priests were very happy. And they offered us, they said, tomorrow, please you come, we will give you prasadam. You come here, prasadam means a vegetarian, nice food stuff. And so they cooked for us, but offered to Muktinath and the Shalagram Shilas. And then next day we had a feast, and it was Guru Maharaj, Gurudev's disappearance day, Srila Govinda Maharaj's disappearance day. E quindi il sacerdote del luogo, il pugiari del luogo,
era davvero felice di conoscerci, soprattutto per il fatto di sapere che eravamo arrivati a piedi lungo il sentiero, non come facevano invece tutti con la macchina arrivando dalla strada. Ed era appunto così felice che ci ha offerto il prasada, ossia questo cibo che viene offerto alle divinità, poi hanno cucinato per noi e quindi il giorno dopo abbiamo celebrato, anche in coincidenza era il giorno della scomparsa del nostro maestro spirituale, Srila Govinda Maharaj. And this lady Lilavati from China, she reminded me very recently in a Zoom we were doing, she reminded me very recently that I was so bad to everybody that the day that we arrived to Muktinath, it was Ekadashi. And she was thinking, oh, but we're on pilgrimage, we'll be able to take grains. But it didn't even cross our mind that we would take grains. So she said, oh, we could not even allow to take grains. So even more valuable was the prasadam the day after we got there, that we didn't ask at all. The priests, they invited us, oh, please you come. And they treated us so nicely and gave us prasadam. So she was very appreciative of them and not so appreciative of me. E questa ragazza che vedete nella foto cinese, Lilavati, in uno Zoom che ho avuto recentemente con lei mi ha ricordato di quanto sono stato cattivo, perché il giorno in cui siamo arrivati in cima, appunto siamo arrivati a Muktinath, era Ekadashi, visto che avevamo camminato così tanto, sperava che si potesse rompere la tradizione. Il nostro di solito Ekadashi è un giorno di digiuno in cui non si mangiano cereali o legumi, ma solo verdura, eccetera. And this is us taking prasadam. Avevo appunto, sperava che potessimo per una volta fare un'eccezione, invece mangiare, perché avevamo tutti fame dopo la camminata, invece dice che lui non ha permesso, non gli era neanche passato per la testa di rompere il digiuno di Ekadashi. E quindi invece ricorda con grande gioia come invece i sacerdoti del luogo, i pugiari del luogo, senza che noi glielo chiedessimo, ci hanno loro invitato a onorare il prasada che hanno cucinato per noi, come vedete nelle foto. This is in the ashram, the ashram which is near the temple. Is where we took prasada. E questo è l'ashram che è vicino al tempio dove abbiamo preso appunto il prasada, questo cibo sacro. And this is in the village of Muktinath. Yak, yak, yak. Eccola. Hare Krishna. The Himalayas themselves, we know all mountains are special, you can say. You come out of the city, out of all the man-made things, and you're fully in nature. But the Himalayas themselves have been a pilgrimage place for self-realization since time immemorial. Quindi appunto l'Himalaya, ovviamente è sempre bello essere nella natura, ma l'Himalaya è un luogo speciale perché da tempo immemorabile che questi pellegrinaggi sono stati un mezzo per raggiungere, o luoghi dove le persone andavano per raggiungere la realizzazione di sé, per realizzare il proprio sé spirituale. Very crisp, very clear, you are very aware that you are alive. E l'atmosfera è veramente frizzante, è tutto è tersa, è meravigliosa, e senti proprio di essere vivo. And at night, the sky, because it is so thin, you can see maybe millions of stars. I only got up to 888,000, but I'm sure there were millions of stars that we could see. E di notte il cielo è così limpido e terso che si possono vedere miliardi, milioni di stelle. And really we can understand that we're practically foolish to think that we are the only sentient creatures within this universe. In fact, we look at it and we are just chamatkara, amazed. E quindi quando osserviamo questo cielo meraviglioso, realizziamo quanto siamo stupidi nel anche solo pensare di essere gli unici in questo universo, così pieno di meraviglie, di vita. And Sachinandan Prabhu and Ananta Bandhu Prabhu, so Sachinanda was our leader and Ananta Bandhu from Russia with us, they
rented bicycles to go down. So remember, we've reached Muktinath and now returning. And because the world is full of business, somebody had the idea, okay, we can take bicycles up by truck and rent them to the Westerners, because it's on the Annapurna sanctuary tourist route, like trekking route. So anyway, they rented bikes and they went down by bicycle. E quindi Sachinandan, che era la nostra guida insieme a questo altro devoto russo, Anartha Bandhu. Anartha Bandhu, Yeah. avevano poi appunto qui li vedete con le biciclette, perché sono tornati, hanno fatto la discesa in bici, essendo questo pellegrinaggio sul circuito dell'Annapurna, del pellegrinaggio dell'Annapurna, i locali hanno pensato portiamo sulle bici per affittarle agli occidentali che poi tornano giù, e quindi sono tornati giù in bicicletta. And amazingly, there's a piece of like just a section of really good road. And why, I don't know, but anyway, there you are. There's a section of good road right there. And it was on our footpath. We walked about like half a kilometer on it. It was part of our footpath. È incredibile, però ci sono anche dei pezzi di strada che sono incredibilmente buoni, ben fatti. Durante il nostro cammino abbiamo camminato per un breve tratto su. So we are on our way down, and also again we came around a corner and then found these fields, like amazing, in the middle of this rough area. Questa è la via per il ritorno, ed è incredibile questi campi di riso verde che si trovano scendendo. And then we come down to Jomsom, and okay, there says Hotel Muktinath, but we're in Jomsom, and behind us there is the landing strip for baby aeroplanes that haven't yet grown up, and this is the control tower on the left. E qui ci troviamo appunto dove c'è il piccolo aeroporto per piccoli baby aerei che non sono ancora cresciuti. And la torre di controllo quella. Right outside of the control towers on the left, and there are lots of prayer wheels there, which we also made sure we prayed on, rolled. They say when you roll those prayer wheels, they send prayers to the gods. So we thought it's a good idea also to do this, because we went down on the baby plane. E quindi quella è la torre di controllo, e qui vedete c'è tutta questa fila di preghiere rotolanti, non so come si dicono quelle buddiste, no? Che le rotoli e le preghiere vanno agli dei, e quindi ci è sembrata un'ottima idea per fare pregare anche in questo modo, visto che poi dovevamo tornare su questo aereo. And this is the airport. Yeah. And this is from the airplane coming down. And what took us 9 days to go up, like very quickly. We came down the valley in the airplane, in this small plane. E quindi 9 giorni per salire, ma pochissimo tempo siamo ritornati giù in aereo. Then suddenly it's these rhododendrons as we come lower down, massive, the pink, red rhododendrons. And then there's a lake, I forget its name, Fuera or something like this. Fera, I'm not sure. The lake which is beside Pokhara. Come to Pokhara airport, and we're back in civilization where they sell t-shirts to the trekkers that say Dal Bhat power 24-hour. Dal Bhat is that rice and dal that we take every day in the Himalaya. E quindi qua in questo negozietto a Pokhara vendono queste t-shirt, queste magliette con Dal Bhat, che sono il riso e il dal che si prende. Keeps you going for 24 hours. 24 hours. All right. This was our pilgrimage today. But as we said, the whole point of it was actually to bring us together to remember the spiritual life of the sincere seekers of the past and the present who go to holy places to satisfy the Lord. E quindi qui termina il nostro pellegrinaggio di oggi, però appunto voglio ricordare ancora che è un viaggio della coscienza, un pellegrinaggio spirituale. Questi sentieri sono stati percorsi
e sono tutt'oggi percorsi appunto da sinceri ricercatori che appunto vanno in questo luogo per cercare di soddisfare Dio. The great classics, the Mahabharata, the Ramayana, and so many scriptures, they have got reference to the Himalayas and to these holy places there. And we went under the guidance of the guidance of Srila Govinda Maharaj, our master, and Srila Guru Maharaj, our masters. E quindi se conoscete il Ramayana, il Mahabharata, appunto in questi testi sacri sono descritti questi luoghi santi, descritte le storie di queste grandi personalità che ci sono state, e quindi anche noi abbiamo voluto andare sotto la protezione e la guida dei nostri maestri. They did similar pilgrimages, and we are always trying to give an opportunity for devotees and sincere seekers to come together. And in this way, for 2 years running recently, and we would be doing again and again except for the virus thing, then we have arranged these pilgrimages to Muktinath, following in the guidance footsteps of our masters. E quindi abbiamo organizzato in passato appunto questi pellegrinaggi seguendo le orme dei nostri maestri sotto la loro guida, appunto questi sentieri che loro stessi hanno percorso. Stavamo appunto anche, ce n'era uno in programma che però è stato interrotto come tante altre cose da questo virus. So, Keshavanand Prabhu, you can say a few things, especially the spiritual side. Any realizations you got on the way, except for sore feet, and? Keshavananda, se puoi dirci qualcosa della tua esperienza spirituale, di questo viaggio, al di là dei piedi, delle vesciche sui piedi. Hare Krishna. I'm thinking, Maharaj, that the pilgrimage as an event, you know, you can say that the journey to Muktinath was at least, you know, equal to arriving in Muktinath. The value of being together and making that journey under the affectionate care of Srila Gurudev, it makes it a totality, not just the destination. E quindi quello che voglio dire è che non solo l'arrivare a Muktinath, ma il viaggio in se stesso è stato, come dire, di uguale importanza, appunto del poter viaggiare insieme ai devoti, seguendo le orme appunto dei nostri maestri, delle nostre guide. Because pretty quickly, although not everywhere, even in the Himalaya, it's Kali Yuga, but pretty quickly your notifications stop. Perché molto velocemente, anche se siamo in Kali Yuga, quindi non così forse velocemente, però molto rapidamente, mano a mano che sali, le notifiche smettono di arrivarti. Sul cellulare, on the mobile, right? Yes. Right. And we know this whole world is the great distraction, and attention is what is being pulled from us all the time. So pilgrimage is a little time out of that, out of our everyday lives with the devotees. And somewhere like the Himalaya, really, it's you and nature, and the devotees, and our own minds that we're having to deal with as we're walking along, and and those other things sort of become a whole lot less important when you've got to cross this bridge or that river. E quindi appunto è certamente un'esperienza, quella appunto di staccarsi da questo così il cellulare, il computer, ogni cosa in questo, quando viviamo la nostra vita di tutti i giorni, siamo distratti, sono tantissime cose che vengono a distrarci, e quando invece mano a mano che sali in questo viaggio, in questo percorso,
ti disconnetti sempre di più da questa quotidianità e rimani con te stesso, con la tua mente, ovviamente nella bellissima compagnia dei devoti. And really, it's a very simple, you see the places we were staying and the prasad and we were eating, everything becomes very simple and sweet. E ogni cosa diventa molto semplice, dolce, senza tutte queste distrazioni. And we help each other, you know, some days you're feeling very strong and powerful, and another day you may not be feeling. The devotees helped each other in so many ways carry on. E così appunto un viaggio dove magari un giorno tu ti senti stanco e gli altri invece ti aiutano ad andare avanti, un giorno sei tu che trascini il gruppo perché ti senti pieno di vitalità. So and those are the, and when I think, you know, when I think back, so many things we saw and so many wonderful places we went to, but actually what I really remember is being with Madhusudan Maharaj and being with the devotees in this wonderful adventure. It's always heart substance that moves us. E quindi quando ripenso a quei momenti, certamente ho visto tante cose meravigliose, ma quello che veramente mi è rimasto dentro è il ricordo di essere con Maharaj, con i devoti. Sempre ciò che ci rimane dentro è qualcosa che ha a che fare col cuore, con la relazione che abbiamo con gli altri. And always still hearing wonderful things, hearing of so many great souls who've walked these trails, hearing about Maharaj's adventures in the 1980s when he's returning Shalagram Shilas to their manifestation place. We were surrounded by the natural wonders of the world, and then we have the wonders of Krishna Katha that we were trying to share with each other as we went up. Sì, e quindi appunto il ricordo che ho di appunto camminare in questi luoghi meravigliosi insieme a persone meravigliose, condividendo appunto questo harikatha, discorsi spirituali, conversando di tematiche spirituali, ricordando Maharaj ci raccontava appunto del suo primo viaggio, quando ha dovuto riportare queste pietre sacre nella loro dimora originaria, e raccontando anche tutte le varie storie di tutte quelle grandi personalità che hanno percorso questo sentiero. We know the sadhus travel light. E sappiamo che i sadhu, i santi, viaggiano leggeri. And that's light in material, light in every way, not just, you know, light in what they have, light in how they move. And for a few days, we had some little experience of what that may look like to be like that. Leggeri in ogni senso, con il bagaglio che si portano, leggeri nello spirito. E quindi appunto per qualche giorno abbiamo potuto avere un po' un sentore, un'esperienza di quello che significa appunto viaggiare. All the complications and craziness of modern times and all those things just died down for those days as we're just focused on the destination and the company of the pilgrimage. Quindi appunto durante questo viaggio, appunto tutta la follia del mondo rimane sotto, rimane dietro di te, lontano da te, e puoi essere appunto veramente a contatto con cose semplici, vivere semplicemente. And of course, Maharaj was entertaining us all with his attempts to be lighter still by emptying half his toothpaste out by the side of cutting the straps off his pack, cutting the toothbrush in half. I didn't do it to entertain you. I can be sure. You can be sure. Maharaj ci intratteneva ancora di più, cercava di renderci
alleggerirci il bagaglio ulteriormente, riducendoci la dose di dentifricio, tagliando lo spazzolino a metà per avere meno peso ancora da portare, viaggiare ancora più leggeri in modo più essenziale. Still entertaining us to this day. And, you know, and in all these things, there's lessons for us. You know, what do I need to be carrying? What do I need to be carrying? And actually, we don't need to carry very much. In tutto questo c'è una lezione per noi, davvero che cosa abbiamo bisogno di, quale bagaglio abbiamo bisogno di portarci. No, in realtà non abbiamo bisogno di quasi nulla, di veramente pochissime cose. So in so many wonderful ways we can learn by following in those footsteps. And quindi ci sono una moltitudine di modi, possiamo imparare qualcosa seguendo appunto le orme dei sacri, dei santi. Home sweet home. Beautiful. Jai. So we thank Banavi, David Assi and Oscar, because actually they simply said, oh, so next Wednesday, can you say something about when you went on pilgrimage to Muktinath? And actually, by your request, no, we've happily kind of relived it to some extent, but we've been happy to see so many new faces and so many have joined us. So we hope we've been able to give a little inspiration to everyone. E quindi vogliamo anche ringraziare Banavi e Oscar che hanno dato loro questo suggerimento, perché noi ci troviamo sempre tutti i mercoledì, ma Banavi ha detto perché non facciamo un pellegrinaggio, non ci racconti Maharaj del tuo pellegrinaggio a Muktinath nel prossimo incontro. Così da questo è nata questa idea e oggi siamo tutti qui, sono felice di vedere anche tanti volti nuovi e di fare questo, di rivivere io stesso, grazie appunto a voi abbiamo potuto rivivere questa esperienza nuovamente. And one thing is on our pilgrimage, however tired we were, almost always, every evening we chanted and we read something. Every day we'll try to keep some, like temple life, ashram life, even when we are on the road. Even though we have to admit, sometimes we were running on 0.001 mark of energy by the time the evening came sometimes. E comunque tutte le sere, anche se eravamo stanchissimi, comunque cercavamo sempre di mantenere un minimo, un programma spirituale come nell'ashram, quindi di cantare qualche kirtan, di leggere qualcosa dei nostri maestri, quindi di nutrire il nostro spirito anche in questo modo, anche se a volte veramente la nostra batteria era 0,00. And this picture here, this is one of our evening programs. Questo è uno dei nostri programmi della sera, come potete vedere. You can see in the center Vijayaraman Prabhu with the kartals. Dentro nei sacchi a pelo, con Vijayaraman con i kartal. All right, so because we are in the temple here, then, I think you've got a lot of devotees there in Salt Lake City. Would you like to lead Hari Haraya Nama Krishna for us? Keshavananda Prabhu, are you there in the temple with the kartals, Madanga? Yes, we are, Maharaj. We're not as many as we were because the service is going on, but thanks, Mata. We can lead those who are here, can't we? Yeah. All right. So Maharaj sta chiedendo a Keshavananda se possono loro lì da Salt Lake condurre appunto un kirtan, un canto finale per concludere questo pellegrinaggio. Keshavananda dice che appunto non sono più in tanti come erano prima perché adesso tutti stanno facendo ciascuno il loro servizio nel tempio, però chi è rimasto certamente possono guidare un kirtan per noi tutti insieme. okay, Keshavan, we're turning our microphone off and we will give our thanks and to everybody after the kirtan. Just short kirtan, 5 minutes, maybe less. Less than 5 minutes. 2 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Keshavan rule. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya
Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radharara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Radharara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunath Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Echai Gosai Kori Charana Bandhan Echai Gosai Kori Charana Bandhan Jai Vignana Savishta Puran Jai Vignana Savishta Puran Echai Gosai Jamu Itanada Echai Gosai Jamu Itanada Sarsavara Padare Numora Panchaga Sarsavara Padare Numora Panchaga Charada Charana Sevi Bhakti Sanivas Charada Charana Sevi Bhakti Sanivas Janame Janame Mora He Avilas Janame Janame Mora He Avilas Echai Gosai Ave Vraja Koilevas Echai Gosai Ave Vraja Koilevas Radha Krishna Nityalila Korila Paga Radha Krishna Nityalila Korila Paga Ananda Golo Hari Bhaja Vrindavan Ananda Golo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pari Majaya Ma Shri Guru Vaishnava Pari Majaya Ma Shri Guru Vaishnava Pari Padma Koriya Shri Guru Vaishnava Pari Padma Koriya Hari Nam Sankirtana Kore Naratamada Hari Nam Sankirtana Kore Naratamada Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Bo Hari 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 Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Go Premanande Hari Bo Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol, and Jai Sri Muktinath Pilgrimage Ki Jai, and Jai our Gurus, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Srila Bhakti Rokhok Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Sri Chaitanya Saraswat Math Ki Jai, and Jai to all of the assembled gathering, the devotees and guests Ki Jai. And we're very happy looking through looking at you all, both with your pictures and with your names, because even though many of you don't know Italian, like myself, you've joined our Italian program from Kiev. Nadia is still working in the shop, Vrindavan Chandra, Harimati, and Lucia and her cat. Lucia and her cat. Henry, welcome. Kalindi Priya in Milan, welcome Kalindi Priya. Marco, welcome. Monica, welcome. Anindita Jai Shekhar, Kumkum Devi Rasi. And Pandita Devi Rasi in London. Just see, brushing up on your Italian. You see, now we can learn Italian by English and Italian. Jai Sridhari, very good. Hare Krishna. Very happy having you with us. Sarah Raghavan, happy to have you.
Harimati Agnese, Annalisa. And we have more on this page. You have to click. Okay. Click. Henry, we've got calendar. Sara, Ruggero, Nadia, Jayashri, Harimati, Agnese, Annalisa, Soumya, Sham, Nirupama, Christina. Krishna Saki, Krishna Ritu, Saki, and Sundar. Sundar. Hi, Sundar. Now's your chance to say Hare Krishna, Sundar. Cristina, Oscar, Kamala, Daniela, Dina Bandu. E che chi non abbiamo detto il nome, salutiamo tutti, grazie per essere stati con noi. E chi vorrà partecipare al prossimo mercoledì andremo a Govardhan, siete tutti invitati, scriveteci una mail per farcelo sapere. What else? Nirupama is there. Nirupama. Haribo. Tutti i From devoti Ukraine. di Salt Lake, Ucraina, Londra, America. Jai. Jai. Anyway, we hope that it's been a happy day for you. The main thing is chant the names of Krishna, keep association with the devotees of Krishna and of Mahaprabhu, with our family of devotees. This will make really the journey of our life successful. E quindi speriamo che siate stati tutti bene, che vi sia piaciuto questo viaggio. La cosa importante è che cantiate sempre Hare Krishna, che cerchiate la compagnia dei devoti e di altri pellegrini per intraprendere questo viaggio spirituale alla ricerca di voi stessi. E quindi è il momento di salutarci. Nitai Gaur Premanand. So Jai Srila Bhakti Sunda Govinda Maharaj ki Jai, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai, Sri Harinam Sankirtan ki Jai, all our present day Sri Chaitanya Saraswat Acharya Brinda ki Jai, Sri Harinam Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari. Haribo. Dandavat, Dandavat, tutti devoto. Dandavat. Potete anche Gila Govinda Ashram Bhakta Vrinda ki Jai. All the assembled devotees and worldwide devotees ki Jai. Gaur Premanandi, Hari Hari. Haribo. Dandavat. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. I nostri saluti e omaggi a tutti. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima. Dandavat. Dandavat, Dandavat.